Con questa tecnica puoi creare le perle utilizzando i tuoi colori acrilici preferiti, di qualsiasi marca. Per ottenere queste perle non ho usato acrilici DecoArt, né smalti, né acrilici Amsterdam, né vernici al poliuretano. Vuoi sapere come ho fatto? Allora questo tutorial è per te. Non è magia, ma è semplicemente scienza. Nel video precedente vi ho presentato la mia nuova scoperta, quindi l'acrilico nero della Bastelson, che può essere usato come attivatore cellulare, quindi un'alternativa molto economica agli attivatori cellulari Amsterdam. Come funziona? Gli attivatori cellulari sono degli acrilici che hanno dei pigmenti molto più pesanti rispetto ad altri colori. Se noi sulla tela andiamo a posizionare dei colori con dei pigmenti, chiamiamoli leggeri, e sopra di essi degli attivatori cellulari, si creerà una diseguaglianza fra la tensione superficiale. Quindi i pigmenti più pesanti romperanno questa tensione e tenderanno ad affondare negli altri colori. In questo modo i colori sottostanti tenderanno ad emergere e si formeranno le celle oppure le perle. Quindi un attivatore cellulare si può utilizzare sia per fare gli swipe sia per creare le perle. Conosciamo già bene gli effetti che hanno i colori Amsterdam, andiamo a vedere come si comporta il Bastelson. Prima di procedere però, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale per non perderti tutti i nuovi tutorial sulla fluid art, e devo anche prendere un momentino per fare un ringraziamento pubblico ad una nuova abbonata al mio canale, Cinzia Calligaro. Grazie mille, veramente dal profondo del cuore. Ora andiamo subito a fare la nostra Perle Pour. Allora, oggi farò una Perle Pour senza utilizzare assolutamente nemmeno un colore reattivo, né uno smalto, né un metallo. Quindi una Perle Pour sfruttando solamente il peso e la densità dei colori, con il nuovo nero di copertura che ho scoperto funzionare benissimo senza nulla. Non ci ho messo nemmeno un goccio di Liquitex, solamente questo nero e acqua. I colori invece sono mescolati 1 a 2 con il Floetrol e sono tutti e tre perlati. Ma non è questo il punto, perché funziona anche con colori basici, normalissimi, opachi, lucidi, funziona con tutto. Allora, il Pearl Rose di Arteza, che è fighissimo. Poi c'è della Daler Rowney due acrilici, che sono, questi me li avete già visti usare, in Metallic Blue e Gold Imit. 1 o 2 con Floetrol, acqua e basta. Allora, vediamo cosa succede. Quindi la Perle Pour come la faccio sempre. Dovrebbe bastare. Allora, via le bollicine d'aria che non ci servono. Ok, non ho coperto benissimo la tela, ma non importa.
Ed ecco a voi le perle. Assolutamente senza nulla. Nulla. Sono colori normali mescolati col Floetrol europeo, l'Ovatrol. Qua è tutta questione chiaramente del nero di copertura e della consistenza. La consistenza, diciamo 80% del risultato. Poi c'è il prodotto, ma questa è la svolta. Questa è totalmente una svolta, perché facendo così non bisogna più dipendere da marchi come DecoArt, ad esempio. Possiamo usare tutto quello che vogliamo. Faremo altre sperimentazioni. Questa è andata super bene, direi. Aspettiamo il risultato asciutto. Ecco il risultato asciutto, ma devo farvi vedere una particolarità che succede se il nero di copertura viene usato mescolato solo con acqua, come ho fatto in questo caso. Si forma un effetto screpolato nella parte che rimane nera. Non si screpola veramente, solamente si spaccotta un po', però guardate, sembrano tipo dei piccoli fulmini. Questo succede solo se lo mescolate con acqua e basta. Se ci mettete un po' di Liquitex, medium della Liquitex, non succede. Quindi decidete voi. Io ne ho fatti anche altri così, quelli qui, durante le prove, vedete? È un effetto, ma qua non è un granché in realtà, però qui, se usate colori metallici, l'effetto è veramente molto bello, perché qua non si vede molto forse, però ci sono questi, chiamiamoli piccoli fulmini metallici, che danno un effetto molto, molto interessante. Se invece mescolate con il Liquitex, effetto perla classico con il nero che poi è sparito praticamente, ma non si spaccotta. A me piace molto come effetto. Allora, potete usare qualsiasi acrilico. Se usate acrilici perlati, chiaramente l'effetto è più bello. Nel prossimo video vi faccio vedere come creare le perle usando solo, e dico solo, acrilici Montmartre. Grazie per aver guardato questo tutorial, spero che vi abbia ispirati a provare questa bellissima tecnica. Fatemi sapere come sempre nei commenti che cosa ne pensate. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale così non vi perderete tutti i prossimi tutorial e io vi aspetto come sempre nel prossimo video.